Ciao a tutti, bentornati nel mio canale, io sono Benedetta e come leggete dal titolo oggi andremo a parlare di comfort watching. Ho deciso di acquistare il microfono come mi aveva consigliato una di voi, infatti ti saluto, ciao Cinzia, un bacio, e proprio per avere un audio migliore. Purtroppo devo tenerlo comunque molto vicino perché tenendolo più lontano non va molto bene, vabbè. Comunque appena possibile acquisterò anche uno migliore, però diciamo che già così dovrebbe andare un po' meglio. Poi fatemi sapere nei commenti se mi sentite un po' meglio e spero di sì. Ti è mai capitato di guardare la stessa serie o lo stesso film? Sai ogni battuta, ma continui a ritornarci. Non si tratta di mancanza di alternative, ma qualcosa che in psicologia viene definito come comfort watching. Oggi vediamo insieme perché il nostro cervello ama tanto riguardare sempre le stesse cose. E cosa dice la psicologia al riguardo? Il comfort watching è l'abitudine di guardare un contenuto che conosciamo già, quindi ad esempio una serie, un film, anche un video YouTube, soprattutto nei momenti di stress, ansia o stanchezza mentale, perché magari abbiamo bisogno di rilassarci e rimettere a riposo proprio il nostro status mentale. Infatti non si tratta solo di intrattenimento, ma è una vera e propria strategia emotiva. Uno degli studi più citati rispetto a questa tematica è quello della psicologa Derrick, la quale ha studiato che riguardare una serie che conosciamo già ci dà una sensazione di controllo. Se da un lato la vita è prevedibile, d'altra parte il nostro cervello cerca di tranquillizzarci in un certo senso, cercando proprio degli schemi prevedibili. Infatti una storia che conosciamo perfettamente è sotto il nostro controllo. Proprio per questo un grande potere lo ha la prevedibilità. Quando guardiamo qualcosa di nuovo, il nostro cervello deve elaborare informazioni, anticipare eventi, gestire anche momenti di incertezza. Se invece riguardiamo qualcosa, sappiamo già cosa succede. Questo va a ridurre proprio lo stress cognitivo e quindi mentale. Secondo alcune ricerche, il senso di familiarità aiuta proprio a ridurre l'ansia. La familiarità abbassa il cosiddetto carico cognitivo, cioè vale a dire lo sforzo mentale richiesto, ed è proprio questo che ci rilassa. Un altro concetto chiave è quello delle relazioni parasociali. Questo concetto descrive proprio il legame emotivo che creiamo con i personaggi. Quando stai riguardando una serie, tu non riguardi solo una storia, ma ritorni proprio da una persona, quindi da un personaggio effettivo. E infatti mi capita ad esempio di riguardare una delle mie comfort serie preferite, ma se mi seguite lo sapete, che è OC, vabbè, sono un po' ripetitiva, ma amatemi anche per questo. E vabbè. E quindi, mi capita proprio di, rivedermi e di voler tornare proprio da quei personaggi, perché mi immedesimo e, ciò da un lato mi fa sentire anche meglio, sebbene anche là ci siano varie situazioni, comunque tragiche, assolutamente. Però, ad esempio, se penso al Chris Mucca sono felice. Cosa preferisci? Vuoi la menorah o questo dolcetto? Mm? Natale o Hanukkah? Ah, io non... Ah, non preoccuparti perché in questa casa non devi scegliere. Il sottoscritto ha inventato una festa speciale che si chiama Chrismukkah. Krismuka? Sì, Ryan, ha travolto tutti gli Stati Uniti. Quindi dipende assolutamente. Anche in quel caso, anche se ci sono delle situazioni tragiche, so già come va a finire e questo non comporta uno sforzo mentale esagerato. Vari studi psicologici dimostrano come le persone dopo una giornata di stress o dopo una giornata particolarmente impegnativa preferiscono proprio attività familiari piuttosto che nuove, e il comfort watching si inserisce perfettamente in questo quadro perché le attività familiari, così come il riguardare una serie che conosci già, permette al tuo cervello di ricaricarsi più facilmente. La nostalgia gioca un ruolo enorme perché aiuta a ridurre il senso di solitudine, migliorare proprio l'umore, è una cosa associabile anche alla musica.
Ad esempio, quando riguardo Sì, mi piace proprio riascoltare le playlist che, ci sono all'interno della serie, perché questo mi, rievoca alla mente delle sensazioni, passate, ma al tempo stesso, sono delle canzoni che ascolto abitualmente e questo va a riattivare determinate emozioni, ma, riduce proprio lo stress. Non è un caso se, milioni di spettatori riguardano serie come Friends. Un altro esempio può essere Gilmore Girls, anche quella è una serie che mi piace mettere come comfort serie anche in sottofondo, mi piace rivederla, perché anche lì ci sono delle situazioni in cui, non devi prestare troppa attenzione e questo va a rilassare, proprio il cervello. Questo lo si fa non perché non ci sia altro da guardare. Queste serie appunto funzionano proprio emotivamente, come dicevo prima, vanno a riattivare delle sensazioni e delle emozioni, interiori di cui magari abbiamo bisogno in quel momento. Ad esempio se, sono triste mi capita di vedere Boris. Ovviamente questa non è proprio una serie da comfort watching, nel senso che è una serie un po' di nicchia, però nel mio caso funziona. Avete capito bene? Occhi del cuore 3. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Un'altra televisione diversa, è impossibile! Genio! Viva la merda! Basta, dai! Alfredo, pure tu che cazzo vuoi? Certo, certo! È coffee break, signori! Stai zitta! Comunque le scene di Boris mi aiutano tantissimo in questo. Quindi, secondo la psicologia, il comfort watching è positivo fino a un certo punto, però. Per me è estremamente positivo. Però ovviamente può essere un problema nel momento in cui andiamo ad utilizzarlo per evitare la realtà, controllare quelle che possono essere delle emozioni difficili. Sapere come una serie va a finire, secondo me, può essere incredibilmente rassicurante. Mi dimentico che devo averlo vicino questo microfono. Quindi in sostanza il comfort watching non è una perdita di tempo assolutamente, ma è un'autoregolazione emotiva. Ebbene, questo è tutto. Scrivimi nei commenti qual è la tua serie o film comfort. Ah, mi sono dimenticata di dire il mio film comfort, che è Nuovo Cinema Paradiso. Anche lì piango lacrimoni. Scrivimi nei commenti qual è la serie o il film che riguardi più spesso. Sono curiosa e magari potete darmi anche qualche consiglio per qualche serie che magari non conosco o se volete che io ne parli, fatemelo sapere nei commenti. Se ti interessano dei contenuti simili, ricorda di lasciare un like, attivare la campanellina per sapere quando pubblicherò un nuovo video e di seguirmi. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!